Ci sono due tipi di Sailor Food, il pennino Fude, quello da 45 e da 55 gradi di inclinazione, ma ci sono anche due penne, sì, c'è quella un po' più economica e quella un pochettino più fighettina, questa qua, vabbè, siccome ci sono capitato sotto Natale, mi sono concesso il lusso di spendere 30 euro, quanto costa, al posto dei 18 di quell'altra. Perché? Perché è un po' più curata, è un pochettino più Sailor, mi piace di più, anche l'occhio vuole la sua parte, sebbene la sostanza sia la medesima. Già, vi sto parlando di una Sailor Profit, praticamente, una 1911, come tante altre abbiamo visto, ma qui c'è un pennino strano, un pennino Fude, l'avete mai visto? Eccolo qua, è quello della... no, questo qua è il classico pennino MF che equipaggia la Profit Junior e tante altre, la Kurogane per esempio. E allora perché ve la sto mostrando? Perché il mio pennino l'ho montato qui sulla Kurogane, è ancora più bello, è più così diverso, così... Eccolo qua, questo è il pennino Fude, un pennino che potrebbe sembrare ammaccato, storto. In effetti è lo stesso identico pennino che avete visto poco fa, perché è il pennino MF, medio fine o fine medio che vogliamo chiamarlo, che equipaggia tanti modelli Sailor. E allora è facile trapiantarlo, vi ho fatto un tutorial velocissimo per vedere come si può fare senza fare danni, e allora me lo provo qui, dato che questa Kurogane mi piace così tanto. Ci ho messo un inchiostro blu, un mix di Vistula della KVZ con il Graf von Faber-Castell, un Royal Blue, giusto per trattenerlo un pochettino da una scivolosità eccessiva ogni volta che si va ad utilizzare il pennino nella sua massima gradazione. Due cartucce di cortesia nella confezione. La particolarità di questo pennino, che come avete visto è inclinato, è piegato anzi addirittura, è quello che può essere utilizzato tanto con l'appoggio alla sua massima gradazione, e guardate che razza di segno rilascia, ma variando invece l'angolazione o comunque l'inclinazione che diamo al nostro pennino sulla carta, può diventare un pennino extra fine, può diventare un pennino fine, può diventare un pennino medio, un pennino B, un pennino doppio B, fino ad arrivare, come abbiamo visto, ad una gradazione davvero di quelle elevate. Era un po' che non utilizzavo questo pennino e mi ero dimenticato di quanto fosse divertente, anche perché lo consiglio per esercitare la mano, per esercitare l'impugnatura, l'angolazione, per andare a scoprire quello che la nostra mano ci consentirebbe di fare, ma che molto spesso ci dimentichiamo perché prendiamo la penna, la impugniamo e cominciamo a scrivere. E allora vi dicevo, aumentiamo l'angolo, altro che 55, lo portiamo molto più aperto e cominciamo a scrivere con un segno. Non fatevi ingannare dall'ingrandimento, questo è un segno realmente fine. Potrei andarvelo a mostrare in corrispondenza di un altro pennino, cosa che faccio subito. Questo è il pennino della Platinum Ultra Extra Fine. Ecco, giusto per darvi un'idea, ok? Allora, ritorno qua con il mio pennino Sailor. Questo qua è una gradazione, così, vedete, molto simile a quest'altra, ok? Quindi non dico un ultra extra fine, ma di sicuro un extra fine. Benissimo, se la mia angolazione invece cede qualche cosa, potrei da extra fine cominciare a scrivere con un tratto fine. E poi, vi dicevo, magari con un tratto medio, perché no? E anche inclinandolo così con un tratto B. Sì, diciamo che questo potrebbe essere un MB all'incirca. Vado a dispessirlo ulteriormente variando l'inclinazione ed ecco che ottengo un tratto B in questa maniera. Sto proprio scrivendo con un tratto broad o bold che vogliamo chiamarlo. Ancora di più un doppio B? Ma certo, facciamo un BB, in questo caso è scriviamo così, un doppio B, perché ho inclinato il pennino ancora di più. Lo inclino ancora di più, facciamo un bel 3B,
o anzi questo sembrerebbe un C, e infatti nel C siamo quasi nel pieno della nostra gradazione che come vedete diventa davvero, davvero importante. E allora diventa la penna ideale per chi sa disegnare. Ahimè, io non sono capace, però posso divertirmi un po' con la grafia. Questa è una Sailor Profit. Kurogane, che lo voglio scrivere bello in grande, anzi voglio lasciare un appunto che sia ben in evidenza, ed ecco che il mio pennino appoggiato fa praticamente l'acquaplaning sul foglio, però poi voglio anche scrivere una nota, non so, mi raccomando, non dimenticare di spegnere le luci, lo scrivo un po' più le luci, così diventa davvero un pennino creativo. Posso utilizzarlo anche in maniera angolata, in questo modo, perché se faccio, vedete, questa maniera, ho un tratto verticale sì ampio, però non certo come quello orizzontale. Posso però divertirmi anche, vi ho detto, inclinandolo, e quindi ad avere un tratto rovesciato. Ok? Ma sì, in una parola solo, questo è un pennino divertente, perché ci si può divertire a seconda di come vogliamo scrivere. Proviamo a fare anche una scrittura corsiva. Beh, così è facile, sto appoggiando sulla sponda. Un po' meno intuitivo invece è utilizzarlo quando vogliamo ottenere un tratto più contenuto, perché il pennino, essendo fatto così, non è fatto per lavorare, vedete che a volte non parte in questa maniera, quindi dobbiamo attenerci casomai piuttosto su una scrittura di tipo rotonda. Allora in questa maniera il pennino qui sì è angolato e levigato nella punta per farlo scorrere anche in questa direzione, oppure con questa angolazione che è quasi di 90 gradi. In reverse nib non scrive, non mi cimenterei, nel senso che esaurisce presto l'inchiostro, ma l'inchiostro non arriva in maniera ottimale. Bisogna utilizzare degli inchiostri molto scorrevoli, molto liquidi o poco viscosi. Con quel tipo di inchiostri però si riesce ad ottenere un tratto davvero sottilissimo, altro che UEF, ancora di più, perché con un inchiostro che riesca ad arrivare anche col pennino rovesciato come lo sto utilizzando anch'io, allora davvero passiamo da un ultra extra fine fino ad un B/4 più o meno. Un pennino che ho utilizzato spesso anche nelle prove per gli inchiostri per rendermi conto di come cambi l'impatto visivo dell'inchiostro al variare della gradazione. Come vedete, con lo stesso pennino riesco a passare da un tratto extra fine, come in questo caso, fino al tratto più marcato. Vale un po' per tanti inchiostri ed è un modo veloce anche per rendersi conto di come effettivamente la saturazione, la capacità coprente di un inchiostro possa determinare una variazione visiva, un riscontro diverso, ma anche comunque mi dà l'idea di come l'inchiostro lavori nella sua formulazione, perché un conto è andare a coprire il tratto di un pennino fine o di un pennino medio, un conto è rispondere alle esigenze di uno snowboard come questo, perché veramente sembra una tavola da surf quando si utilizza appiccicato proprio con planare alla carta. Dicevo del disegno, ma sì, certo, per chi sa disegnare si passa dal tratto marcato a quello leggero, e insomma ci ho provato anch'io con tutti i miei limiti ed è veramente divertente, espressivo, ma soprattutto, eccolo qua, questa grande capacità camaleontica di passare da un extra fine, fine, medium, bold, BB, large. Questo è il pennino Fude di Sailor. Tanto divertimento e fortunatamente questa volta sta entro 30 euro.
Anche questo articolo è disponibile da Gold Pen e se scrivete nell'ordine che siete iscritti al canale con il vostro nickname riceverete senz'altro un piccolo omaggio o un trattamento particolare. Ciao a tutti amici e alla prossima!